Se noi riusciamo a girare la polarità del conflitto, cioè a rendere il conflitto, che è un aspetto fisiologico, qualcosa di produttivo, ecco che i conflitti avranno conseguenze positive per noi e per l'organizzazione. E quali possono essere queste conseguenze positive? Beh, accrescere la motivazione e il coinvolgimento, oppure aumentare la propensione al cambiamento, oppure, ce ne sono una miriade, ma te ne leggo alcune, favorire una migliore comprensione delle posizioni in gioco e favorire l'instaurarsi di una comunicazione autentica, oppure ancora introdurre soluzioni innovative ed eccellenti, evidenziare problemi nuovi su cui intervenire, o infine favorire la coesione di gruppo. Queste cose non sembrano agganciarsi molto bene all'idea di conflitto, ma è proprio nella gestione del conflitto che noi ritroviamo la possibilità di far nascere questi aspetti. Infatti, spesso quando le persone si confrontano anche aspramente, la loro motivazione può salire, può aumentare, e inoltre il confronto serrato e anche alle volte ostile e quello che potremmo dire ai ferri corti fra persone può effettivamente migliorare la comprensione e la capacità e le competenze di quelle persone, perché ci costringe a mettere in gioco le nostre conoscenze, le nostre abilità, le nostre credenze, i nostri studi, i nostri schemi mentali. Il conflitto è un catalizzatore, è un qualcosa che rende diciamo, evidente, che porta fuori ciò che noi siamo, per cui noi in questo modo facciamo esperienza di chi siamo nel gruppo e anche delle nostre competenze, di come vengono viste, quindi il conflitto è utile. Chiaro che se alle volte si arriva ad un confronto troppo serrato, troppo aggressivo, troppo pieno di rancori, allora in quel caso è probabile che si sfilacci il gruppo base, cioè si distrugga quella componente affettiva che ci tiene uniti, per cui una persona va da una parte e una va dall'altra, oppure si arriva anche a farsi volutamente dei danni o a danneggiarci. Ma di solito, se noi riusciamo a gestire bene la cosa, se noi riusciamo a comprendere e a ricordarci che quando stiamo male con qualcuno, quando siamo in contrasto con qualcuno, in fin dei conti lì c'è la possibilità di cambiare qualcosa, di generare nuove soluzioni, nuove integrazioni di quelle che sono le normali procedure e attività del gruppo, beh, allora noi abbiamo fatto un grande passo. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare, la prima cosa che è importante nel conflitto, è pensare che quando comincia il conflitto fare una sorta di metacognizione, cioè portarci fuori un attimo e dire ok, guardami, mentre sto discutendo animatamente con questa persona che mi dà sempre contro, beh, ecco, guarda, in quel momento lì, quella roba lì è positiva per me, perché sto dicendo quello che penso, sto soffrendo, sto combattendo, e forse da questa generazione di sofferenza probabilmente esce un qualcosa, ma devo sapere che sono dentro una situazione normale, non dentro una situazione irreversibile, cattiva, che non va tenuta e quant'altro. Il conflitto è normale, il conflitto è normale. Questo aspetto ti farà pensare che quando qualcuno ti aggredisce, che ti critica, o quando tu critichi qualcuno, lo fai perché è normale. Ovviamente poi c'è un modo, e lo vedremo, per poter fare queste critiche, per poter confrontarsi in modo che l'emotività e soprattutto il nostro senso di sé, la nostra identità non venga troppo sollecitata. Il rischio sta nel modo in cui io approccio una critica, nel modo in cui io ricevo una critica, nel modo in cui io faccio una critica. Se metto dentro alcune paroline di troppo, legate magari all'altro, alla sua identità, a dei giudizi di valore e quant'altro, tipo, non lo so, sei stato un incapace, beh, questo non ha un granché di senso produttivo, diventerà una cosa poco produttiva, e sarebbe meglio dire non sei stato capace di fare quella cosa, come posso aiutarti? Ecco, una critica cambia, invece che dire sei stato un incapace, puoi dire non sei stato capace di fare quella cosa, come posso aiutarti? Se per me va fatta una cosa in un determinato modo, lo posso esprimere, lo posso motivare, ma se io comincio ad affibbiare giudizi all'altro, no, ho ragione io, si fa come dico io, tu sei un incompetente, allora di fatto noi scadiamo su quel meccanismo in cui andiamo a portare benzina, a buttare benzina sul fuoco dell'identità dell'altro, cioè bruciamo l'identità dell'altro, attacchiamo l'identità dell'altro. Quindi dobbiamo essere animati, consapevoli, anche aggressivi, possiamo esserlo,
ma dobbiamo essere aggressivi verso il problema, verso la questione che ci interessa, non verso la persona, mai verso la persona. Se noi dimostriamo aggressività diretta, anche con parole, oltre che con l'espressione non verbale, ma anche con parole verso l'altro, beh, è molto probabile che quel conflitto diventi improduttivo, perché è vero, non è l'altro che c'entra, è il problema, siamo noi che abbiniamo il problema e lo facciamo diventare l'altro, ma il problema esiste di per sé. La procedura che non mi va bene, che voglio cambiare, esiste di per sé, non deve esistere in funzione di qualcuno che ha voluto metterla in atto per darmi del fastidio o per crearmi dei problemi. No, questo non va pensato. Se pensiamo così è molto probabile che ci incartiamo in una situazione da cui è difficile uscire. E in merito a questo ricorda anche che i conflitti vanno risolti, non può essere un conflitto che rimane troppo a lungo, perché in quel caso la tensione che si genera inevitabilmente porterà ad un'escalation fra le persone, quindi le persone cominceranno a logorarsi. Se i conflitti non si risolvono, alla fine deteriorano il morale, alla fine irrigidiscono il contesto sociale e generano tutta una serie di conseguenze sul gruppo base, cioè sulle relazioni che abbiamo con i colleghi. Allora i conflitti vanno gestiti. Alle volte è difficile, perché quando noi siamo in contrasto con qualcuno magari facciamo fatica a chiedergli il suo parere, dirgli senti cosa ne pensi, perché sappiamo che la pensa al contrario di noi. Però se non parliamo e lasciamo che lui continui a pensarla al contrario e noi facciamo lo stesso, le nostre strade si divergeranno. In più non creiamo relazione, perché se abbiamo un contrasto, prova a pensare, fra due aspetti operativi di come si risolve un problema, cioè io voglio farlo in un modo e lui vuole farlo in un altro, beh, va bene, ma se non ci parliamo su questo, uno, il problema rimane, due, le nostre vie si distaccano, perché io non mi avvicinerò più a quella persona perché non voglio sentire la sua visione dei fatti. E invece è necessario fare uno sforzo emotivo, uno sforzo, chiamalo cognitivo, affettivo, cioè va generato un rapporto anche nel momento in cui le persone non sono della nostra stessa idea, oppure anche quando le persone apparentemente ci hanno creato un problema. Dobbiamo sforzarci di entrare in relazione. Se non entriamo in relazione, i pensieri che noi abbiamo su quel problema diventeranno pensieri negativi sulla persona, e se diventano pensieri negativi sulla persona, il gruppo base si sfalda, e se il gruppo base si sfalda manca la colla per far funzionare anche l'attività lavorativa del gruppo o delle persone coinvolte in quel conflitto, per cui il conflitto va risolto, va gestito, prendiamolo prima che sia troppo tardi. Più aspettiamo, più diventa difficile, perché più aspettiamo, più la nostra mente costruirà una rappresentazione sempre più realistica di quel conflitto affettivo e emotivo che viviamo, quindi la nostra percezione di essere distanti, ostili e risentiti verso l'altro aumenterà giorno dopo giorno e ci renderà più difficile il ricongiungimento verso l'obiettivo del lavoro che ci chiede il gruppo. Quindi i conflitti vanno risolti, vanno gestiti, non vanno evitati, perché sennò crescono. Il sapere questo ti deve essere proprio d'aiuto per fare quello sforzo, perché è più facile, insisto, è più facile lasciar perdere o non parlare con qualcuno che sappiamo avere idee diverse dalle nostre. È facile non parlarci, ed è più facile parlare con qualcuno che sappiamo che ci d'accorda, che ci crede, che crede in quello che crediamo noi, o che è convinto di fare le cose come le vogliamo fare noi. Questo è più facile, ma se dobbiamo lavorare insieme dobbiamo trovare una quadra, perché comunque il lavoro di gruppo è fatto ed è costruito per risolvere problemi che una persona sola da sola non riuscirebbe ad affrontare. Quindi il gruppo serve, non è un'entità che costruiamo nelle aziende così, a caso. Se c'è un gruppo è perché quella persona da sola non potrebbe fare quel lavoro, e di conseguenza se il gruppo non funziona, comunque anche la persona da sola non potrà risolvere niente, e di conseguenza il gruppo e il conflitto dentro il gruppo vanno gestiti. Vedremo a breve quali sono i passi per avere una scaletta che ci consenta di andare un po' più tranquilli.